Perché la guerra? Ho letto questo libricino che contiene alcuni scritti di Freud e uno scambio epistolare tra Freud e Einstein sul tema della guerra. Quindi oggi ti propongo un breve riassunto ripercorrendo i temi principali che ho individuato. Freud scrive le considerazioni attuali sulla morte e la guerra allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e si chiede come sia possibile che una società così culturalmente avanzata come la nostra, con una morale così forte, non sia stata in grado di evitare la guerra. Questo ha portato a una delusione generale tra le grandi menti dell'epoca, non dovuta soltanto alla guerra in sé, ma anche al fatto che questa guerra è altrettanto violenta, sanguinosa e crudele di tutte le altre guerre che l'hanno preceduta. E ciò dimostra che tutto questo sviluppo culturale e morale non serve a molto quando si tratta di temi come evitare una guerra. A tal proposito Freud evidenzia l'ipocrisia delle entità statali, le quali hanno instaurato delle norme morali elevate a cui l'individuo si deve attenere se vuole vivere in società e godere dei vantaggi comuni. Lo Stato però non le rispetta. Queste norme sembrano costituire le fondamenta stessa dello Stato civile. Infatti, se qualcuno le trasgredisce, viene punito. Ci si aspettava perciò che anche lo Stato, da parte sua, intendesse rispettare queste norme, e invece non è affatto così. Lo Stato ha interdetto al singolo l'uso dell'ingiustizia, non perché intenda sopprimerla, ma solo perché vuole monopolizzarla, come il sale e i tabacchi. Lo Stato in guerra ritiene per sé lecite ingiustizie e violenze che disonorerebbero il singolo privato. Lo Stato scioglie ogni convenzione e trattato stipulato con altri Stati e non teme di confessare la propria rapacità e cupidigia di potenza, e il cittadino è tenuto ad approvare tutto ciò in nome del patriottismo. Però Freud ci dice anche che questa delusione è in realtà ingiustificata, perché è dovuta al fatto che ci eravamo costruiti un'immagine del mondo e dei rapporti sociali molto diversa da com'è realmente. Vivevamo quindi in un'illusione. E la delusione provocata dallo scoppio della guerra non è altro che una conseguenza della distruzione di questa illusione. Infatti l'essere umano è spinto da pulsioni primitive ed elementari, le quali non sono affatto cambiate nel corso del tempo. Semplicemente l'avvento della civiltà ha richiesto la rinuncia del soddisfacimento di queste pulsioni. Ad esempio, oggi le pulsioni egoistiche, attraverso dei processi di coercizione, vengono trasformate in inclinazioni sociali e altruistiche. Per questo motivo, vedendo la maggior parte delle persone comportarsi bene in società, siamo indotti a giudicare l'essere umano molto migliore di quanto in realtà non sia. Le persone infatti si comportano bene perché la società premia chi si comporta in modo altruistico, cioè siccome l'essere umano a livello pulsionale è rimasto in uno stadio primitivo fondamentalmente egoista, la maggior parte delle persone che si comportano in modo altruistico lo fanno per trarne un vantaggio personale e perché le loro pulsioni egoistiche sono state represse. Dunque, nella sostanza, la società non premia le persone che sono davvero buone, perché non può sapere quali sono, ma premia quelle persone che sembrano buone, cioè quelle che si comportano falsamente in modo altruistico, quelle che fingono di essere ciò che non sono. La società premia le persone più ipocrite. La società civile, la quale esige una buona condotta, pur non curandosi del suo fondamento pulsionale, ha dunque costretto a obbedire alla civiltà un gran numero di uomini, i quali tuttavia non seguono in ciò la loro natura. Vi è dunque un numero infinitamente maggiore di uomini i quali accettano ipocritamente la civiltà che non di individui veramente civili. Effettivamente questi nostri concittadini del mondo non sono per nulla caduti tanto in basso quanto supponiamo, e ciò per il semplice fatto che non si trovavano prima alle altezze che avevamo immaginate. A tal proposito Freud ci tiene a sottolineare, come fa anche Einstein in seguito, che in condizioni di crisi anche le persone che credevamo le migliori si scoprono in realtà poco intelligenti.
E questo perché l'intelletto funziona bene solo quando è al riparo da emozioni intense, altrimenti diventa schiavo di queste emozioni e le sue posizioni e i suoi argomenti diventano soltanto una razionalizzazione delle sue passioni. Successivamente Freud tratta il tema della morte e sostiene che l'essere umano in fondo non riesce a immaginarsi la propria morte, è inconsciamente convinto in qualche modo della propria immortalità. Freud ipotizza addirittura che fu proprio davanti al cadavere della persona amata che l'uomo delle origini si inventò la distinzione fra anima e corpo, la vita dopo la morte, gli spiriti e la credenza nell'immortalità, proprio per riuscire a togliere alla morte il significato di annullamento della vita. E di fronte a questo trauma nacquero anche i primi comandamenti morali, come quello non ammazzare. Il selvaggio teme la vendetta degli spiriti di coloro che ha ucciso, ma gli spiriti dei nemici abbattuti altro non sono che l'espressione della sua cattiva coscienza per il sangue sparso. Al fondo di questa superstizione sta una finezza di sensibilità morale che in noi uomini civili è andata perduta. Proprio l'imperiosità del comando non uccidere ci assicura che discendiamo da una serie lunghissima di generazioni di assassini, i quali avevano nel sangue, come forse ancora abbiamo noi stessi, la voglia di uccidere. Nei nostri modi inconsci noi sopprimiamo ogni giorno e ogni ora tutti coloro che ci sbarrano la via, chiunque ci abbia offeso o danneggiato. Considerati in base ai nostri inconsci moti di desiderio, altro non siamo, come gli uomini primordiali, che una masnada di assassini. Il carteggio tra Einstein e Freud è invece del 1932, quindi 17 anni dopo lo scritto di cui abbiamo appena parlato. Einstein chiede a Freud se c'è un modo per eliminare la guerra e in poche pagine espone anche la sua posizione al riguardo. Alla fine si trova molto in linea col pensiero di Freud, soprattutto nell'ammettere che l'essere umano ha una natura violenta che resta latente in tempi normali e riemerge in tempi di guerra. Einstein nota che la minoranza al potere riesce a soggiogare la massa del popolo attraverso la stampa, la scuola e la religione, rendendo così il popolo uno strumento nelle mani della politica, che fa gli interessi della minoranza al potere e non i propri. E la proposta di Einstein per evitare i grandi conflitti è quella di istituire un'autorità giudiziaria e legislativa che sta al di sopra degli stati e a cui gli stati devono quindi obbedire. Ma ciò risulta fin da subito inverosimile, perché ogni diritto viene fatto rispettare soltanto per mezzo della forza. Quindi senza l'impiego della forza, nessuno Stato rispetterebbe le leggi imposte da questa autorità. E la forza, tra l'altro, dovrebbe essere fornita dagli Stati stessi, quindi per ogni singolo Stato questo significherebbe autodanneggiarsi, e nessuno lo farebbe. Anche Freud è d'accordo su questo punto, ma aggiunge che ogni comunità comprende elementi di forza ineguale, che col tempo portano alla formazione di gruppi di padroni e schiavi. E le leggi vengono fatte sempre dai padroni al potere, che perseguono i loro interessi dando pochi diritti a quelli assoggettati. Per questo motivo nessuna comunità può durare a lungo senza risolvere i conflitti con la violenza. Infatti in tutta la storia dell'umanità le guerre si sono sempre verificate e non hanno mai avuto risultati duraturi proprio perché ogni nuova unità raggiunta per mezzo della guerra tende poi a disintegrarsi. Dice Freud rispondendo ad Einstein: l'abuso di autorità da lei lamentato mi suggerisce un secondo metodo per combattere indirettamente la tendenza alla guerra. Fa parte dell'innata e ineliminabile diseguaglianza tra uomini la loro distinzione in capi e seguaci. Questi ultimi sono la stragrande maggioranza, hanno bisogno di un'autorità che prenda decisioni per loro, alla quale per lo più si sottomettano incondizionatamente. Richiamandosi a questa realtà si dovrebbero dedicare maggiori cure, più di quanto si sia fatto finora, all'educazione di una categoria superiore di persone dotate di indipendenza di pensiero, inaccessibili alle intimidazioni e cultrici della verità, alle quali dovrebbe spettare la guida delle masse prive di autonomia.
Che le intrusioni del potere statale e la proibizione di pensare sancita dalla Chiesa non siano favorevoli ad allevare cittadini simili non ha bisogno di dimostrazione. La condizione ideale sarebbe naturalmente una comunità umana che avesse assoggettato la sua vita pulsionale alla dittatura della ragione. Nient'altro potrebbe produrre un'unione tra uomini così perfetta e così tenace, persino in assenza di reciproci legami emotivi. Ma secondo ogni probabilità, questa è una speranza utopistica. Freud comunque sostiene che nonostante non si possa eliminare l'aggressività umana, quest'ultima potrebbe essere deviata in modo tale che non sfoci nella guerra. Chiude dicendo che i progressi della civiltà, quindi l'interiorizzazione dell'aggressività e il rafforzamento dell'intelletto, lavorano ancora contro la guerra e resta speranzoso del fatto che in un lontano futuro una maggiore civiltà unita al timore degli effetti della guerra possa porre fine alle guerre.